Bentornati sul canale. In questo video vi faccio vedere un primo caso d'uso reale del mio sistema di notifiche di allarmi. Un paio di sere fa infatti il binding dello speed test ha smesso di funzionare. Me ne sono accorto abbastanza in fretta perché è scattato l'allarme degli items non aggiornati che mi notifica che uno o più items hanno dei dati non aggiornati da più di un giorno. Normalmente questo è sintomo di qualche anomalia e grazie a questo sono andato a indagare e a risolvere il problema che era intrinseco nell'eseguibile dello speed test. In questo video vi faccio vedere cosa ho fatto perché potrebbe tornare utile ad altri che usano lo stesso binding. Grazie al tablet a muro mi sono accorto subito di un errore derivante da una notifica di allarme, in quanto appunto si è accesa la spia R col punto esclamativo in rosso in alto a destra. Sono andato quindi sullo smartphone per vedere la causa di allarme e vedo che è l'allarme items non aggiornati. A questo punto vado a vedere nell'elenco dell'aggiornamento items chi è che ha la data vecchia e vedo che effettivamente è lo speed test. A questo punto vado su OpenHub a vedere la things dello speed test per verificare che effettivamente ci sia qualche errore. Ecco che è in errore config e dice speed test is not returning valid results. Andiamo quindi sul Raspberry e proviamo a eseguire il comando speed test, che è quello che lancia OpenHub, per vedere se c'è un problema. Quindi eccoci sul Raspberry, lanciamo speed test. Ah, ecco, forse il problema allora potrebbe essere questo, perché forse con qualche aggiornamento o qualcosa si è perso l'accettazione della licenza, che è quell'operazione che va fatta la prima volta che si installa l'eseguibile. Altrimenti anche quando OpenHub prova a lanciarlo ottiene questo come risposta, che tra l'altro attende un input di un utente che OpenHub non può dare, e quindi il binding va in errore. A questo punto do la licenza al software e comunque lo speed test direi che funziona. Devo fare però la stessa cosa come utente OpenHub, perché è l'utente OpenHub che poi esegue questo comando dal binding di OpenHub. Probabilmente anche l'utente OpenHub ha bisogno di fare questa accettazione della licenza per la prima volta. Onestamente non so cosa possa essere successo, magari un aggiornamento, non so. Comunque ce ne siamo accorti abbastanza in tempo. Allora, lo speed test è andato a buon fine, adesso eseguo lo stesso comando ma impersonando l'utente OpenHub. Quindi il comando è sudo -u OpenHub e poi si lancia l'eseguibile. Si mette la password di amministrazione ed effettivamente anche con l'utente OpenHub mi chiede l'accettazione della licenza. E lo speed test funziona ovviamente come prima. Ok, adesso per sicurezza lo rieseguiamo e vediamo che non ci chieda più l'accettazione della licenza. Perfetto. Ok, probabilmente in questo modo ho risolto il problema. Adesso andiamo su OpenHub a vedere che il binding torni a essere online. Quindi andiamo sulla thing, vado a cercare lo speed test, è ancora in errore. A questo punto provo a lanciare uno speed test manuale, lo faccio dallo smartphone. Eccoci sullo smartphone, andiamo quindi a eseguire lo speed test in maniera manuale. Clicchiamo su speed test, l'ultima esecuzione del 24/5 a mezzanotte, quindi clicchiamo avvia e aspettiamo di vedere se si aggiornano i dati. Ok, dati aggiornati, e andiamo a vedere sulla pagina della Think, siamo tornati online. Ok, quindi dovremmo aver risolto il problema. A questo punto posso andare sugli allarmi, selezionare allarme items non aggiornati per azzerare la notifica e vedere che la cosa regga nei prossimi giorni, altrimenti dovrò capirne la causa se dovesse bloccarsi di nuovo. Ecco, questo diciamo che è uno dei primi casi d'uso reali che mi sono capitati
sfruttando le notifiche di allarme che ho messo su OpenHub. In questo modo sono stato notificato abbastanza in fretta che c'era qualcosa che non andava dall'allarme degli items non aggiornati. Ho visto qual era l'item che non era aggiornato, quindi era quello dello speed test, e quindi sono riuscito a intervenire abbastanza in fretta per risolvere il problema. Magari senza la gestione degli allarmi non me ne sarei accorto chissà quando.